Arigashimasu! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Ho fatto diversi video storici dedicati a molti maestri di karate del passato, ma oggi parlare di quest'uomo, di questo maestro, di questo praticante è per me un vero onore e seguendo il video capirete anche perché. Se siete praticanti di karate veri, puri, appassionati, non potrete che restare meravigliati da quello che vi racconterò. La storia, la vita di questo maestro al di fuori del Giappone non è molto conosciuta e non perché sia un maestro minore, anzi, come scoprirete da quello che sto per dirvi, il maestro in questione ha uno storico di tutto rispetto, ma ci arriviamo. Oggi, attraverso questo video, avrete la possibilità di conoscere la storia di un uomo straordinario, di un vero maestro di karate che sarà ricordato per sempre, non solo per la sua straordinaria forza e potenza fisica, ma anche per la sua filosofia che lo ha spinto ad una ricerca della tecnica e alla ricerca di una perfezione nel karate che nessun altro maestro ha mai lontanamente raggiunto. Un maestro con una forza di volontà fuori dal comune e capace di una ricerca marziale rivoluzionaria. Oggi vi parlo del maestro Shigeru Egami. Il maestro Egami nasce il 7 dicembre 1912 a Omuta in Giappone e come molti altri bambini della sua stessa età inizierà a praticare arti marziali già all'età di 12 anni. Nel 1931 si iscrive alla famosa Università di Waseda con l'obiettivo di scienze commerciali. In Giappone all'epoca praticare uno sport all'interno dell'università era un requisito fondamentale per potersi laureare, per cui decide di iscriversi al club di karate che era all'interno della sua università. Questo era un club di karate gestito niente meno che dal maestro Gichin Funakoshi. Frequentando questo corso di karate conobbe Takeshi Shimoda, che in quel momento era il braccio destro del maestro Funakoshi. Diventarono così molto amici, ma purtroppo questa amicizia durò poco perché nel giro di qualche anno il maestro Shimoda purtroppo morì. Siamo nel 1935 e insieme al maestro Funakoshi e ad altri maestri importanti come il maestro Noguchi, Uemura, il maestro Ota, il maestro Goto, il maestro Hironishi e tanti altri, il maestro Egami si unisce a questo gruppo che si imbarca in un tour dimostrativo per portare il karate per tutto il Giappone. Come ho già detto, purtroppo il suo amico e assistente di Funakoshi, il maestro Shimoda, muore giovanissimo e per la scuola questa è una grossa perdita. Il posto di Shimoda viene preso da Gigo Funakoshi, che è il figlio del maestro Funakoshi. Ed anche qui con lui si instaura un'amicizia particolare. Dopo qualche anno di pratica, i due ragazzi cominceranno a girare il Giappone presentando delle esibizioni di karate e insieme elaboreranno molti esercizi, molti kata, molte applicazioni che poi saranno alla base dello Shotokan odierno. Gigo Funakoshi cerca di ampliare alcuni concetti legati al combattimento come l'uso dei calci circolari ed è proprio insieme al maestro Shigeru Egami che provava tutti i suoi studi marziali. Inoltre c'è da dire, cosa molto importante, che questi due giovani ragazzi in quel momento preciso della loro vita avevano una forma fisica veramente invidiabile, incredibile, erano combattenti veramente abili e secondo il loro punto di vista per valutare se un'arte marziale era efficace o no non c'era altra strada che combattere con altre persone. Erano giovani e molte volte in quegli anni era molto facile ritrovarsi coinvolti in delle risse da strada. Egami si laurea nel 1937 e divenne nello stesso periodo istruttore all'interno della scuola di Funakoshi, ma in verità c'è da dire che fu l'istruttore più giovane della scuola che si era mai formato. Il maestro fu chiamato per il servizio militare, ma durante la visita di controllo fu scoperto che soffriva di tubercolosi polmonare. Per via di questo fu immediatamente rimandato a casa. Nonostante questo però nel 1939 il maestro lavorerà per il Dipartimento della Guerra di Nakano. Ho già fatto un video su questo argomento del karate e la guerra e lo trovate sul canale. In pratica, per chi non lo ha visto, il maestro fu scelto dopo che il governo aveva approvato diverse arti marziali per rendere i propri militari più esperti nel combattimento corpo a corpo. Tantissime arti marziali e stili di karate furono scartati e fu scelto proprio il maestro Egami, l'unico che riuscì a tenere testa ai giovani militari.
Nel 1941 si sposò e nel 1945 aveva già messo al mondo 2 di quelli che saranno i suoi 3 figli. Purtroppo però tra il 1942 e il 1945, a causa della guerra che si riversò sul Giappone, molti dei suoi amici, studenti e compagni rimasero uccisi, inclusa la distruzione del loro dojo e anche di tutte le loro abitazioni. Il maestro Egami si ritrovò non solo privato in una volta sola di tanti suoi compagni e di molti suoi amici, ma anche della sua casa. Con la sua famiglia si ritrovarono senza una casa e, non avendo altro posto dove andare insieme a sua moglie, continuarono ad abitare nelle macerie della loro casa distrutta. Sono anni difficili per tutto il Giappone e nel 1945 arrivò anche un'altra brutta notizia. Il suo amico fraterno Gigo Funakoshi, nonché figlio del suo maestro, era morto di tubercolosi. E così, in un attimo, tutto era finito, tutto era andato, l'arte marziale fu distrutta fisicamente, psicologicamente insieme al dojo. E ci sono i sogni distrutti di questi ragazzi. La pratica del karate in quel momento subì un tremendo arresto. Poco prima della guerra, negli anni precedenti, il maestro si allenava regolarmente, si allenava molto, era felice con i suoi amici, compagni di allenamento, era dotato di un'incredibile potenza fisica, era molto in forma e molte volte allenandosi era riuscito a danneggiare e a spezzare addirittura il makiwara. Il makiwara consiste in una tavola di legno ben piantata a terra che viene colpita per rinforzare le mani. Lui stesso praticava questo esercizio per rinforzare le mani molte ore al giorno. Tant'è che alla fine aveva letteralmente sviluppato delle mani d'acciaio che, come ho detto, erano in grado di distruggere e far esplodere letteralmente il makiwara, ma erano comunque mani ricoperte da profonde callosità di cui il maestro un po' si vergognava. Infatti era solito girare per la città tenendo le mani in tasca per non mostrare queste mani segnate da questi esercizi estremi che il maestro praticava. Ma tutto questo era scomparso, la guerra si era portata via tutto, con la scomparsa del dojo e con la scomparsa di numerosi compagni. Gli allievi sopravvissuti non si persero d'animo però, si rimboccarono le maniche e in breve tempo ricostruirono il dojo ancora prima delle loro case. E qui non possiamo non notare l'incredibile forza di volontà dei giapponesi di riuscire in pochissimo tempo a ricostruire non solo il dojo, ma riuscendo a riportare in vita quartieri interi in pochissimo tempo. E con lo stesso entusiasmo il maestro Egami ricominciò e iniziò a ricercare l'essenza del karate. Iniziò uno studio sull'efficacia dei pugni del karate, fece una ricerca fra varie arti marziali e varie arti da combattimento, chiedendo a vari maestri e praticanti di essere colpito lui stesso alla pancia per provare quale pugno fosse veramente valido. Insomma, per capire se i pugni facevano male, doveva provarli su se stesso. Come detto, il maestro era molto esperto di combattimento ed era in una forma fisica invidiabile ed era perfettamente in grado di sopportare diversi pugni scagliati al suo addome. Ma facendo queste prove si accorse che era proprio il pugno del karate in realtà quello più facile da sopportare. I pugni dei karateka erano impattanti, ma non erano così invalidanti come si pensava. Mentre, per esempio, come dice lo stesso maestro, tremendi erano stati i pugni della box, che secondo il maestro Egami erano di gran lunga più potenti e pericolosi di quelli del karate. Approfondì in modo molto accurato tutte le regole energetiche e fisiche che permettevano al pugno del karate di sviluppare così una forza superiore. Decise di andare anche a Okinawa per ricercare le origini del karate e cercare di capire meglio cosa il karate nascondeva nella sua forma più sincera. Ma a quel tempo le rivalità fra Okinawa e il Giappone, soprattutto per quanto riguardava il karate, erano ancora ostili. Questo fece sì che i maestri dell'isola non furono molto disponibili a rivelare alcune cose che il maestro Egami era andato per chiedere, ma questo non lo fece desistere dal suo progetto. I kata, che ricordiamo sono più o meno gli stessi dello Shotokan, furono spinti all'estremo e l'obiettivo era di concatenare le tecniche in modo molto fluido, senza interruzioni, come se si stesse davvero combattendo. In molti esercizi di kumite del combattimento il maestro Egami imponeva un metodo che studiava di non arretrare mai. Sviluppò di molto il concetto del sen-o-sen, ovvero anticipare l'attacco dell'avversario, un principio molto usato dai samurai per uccidere nemici. Studiò e sviluppò lo studio dell'irimi, il sentire, il percepire le intenzioni dell'avversario. Molti maestri furono incuriositi da questo maestro che era diventato un vero e proprio filosofo dell'efficacia del karate. Alcuni maestri fecero di tutto per incontrare il maestro Egami e ne rimasero così incuriositi, affascinati, soprattutto dal suo studio, che abbandonarono il loro stile per passare a studiare immediatamente con il maestro Egami.
Questo lo fece per esempio anche il maestro Tetsuji Murakami, che in un solo incontro con il maestro Egami decise di abbandonare il suo karate ed abbracciare la via del maestro. Nel 1956, a seguito di una visita medica al maestro, fu diagnosticata un'ulcera gastrica che necessitava di essere operata e asportata. Quindi il maestro fu operato e gli venne asportato una parte dello stomaco. A causa di questo intervento restò molto tempo senza poter mangiare regolarmente. A causa di questo era diventato molto debole e aveva perso gran parte della sua meravigliosa forma fisica. Nonostante tutto, però, una volta uscito dall'ospedale, riprese, anche se faticosamente, i suoi allenamenti. Ed è lui stesso a scrivere nel suo libro che la sua incredibile forza fisica, il suo fisico e i suoi muscoli, di cui lui andava tanto orgoglioso, ormai erano solo ricordo. A proposito, questo è il libro scritto dal maestro Shigeru Egami, La via del karate. Lo trovate facilmente, io consiglio a tutti gli appassionati di recuperare questo libro e leggerlo. Come ho detto, il maestro era purtroppo debilitato e arrivò a dimagrire e a pesare, pensate, 40 kg. Nello stesso periodo venne aperto un nuovo corso di karate guidato da Funakoshi ed Egami entrò come secondo maestro. Purtroppo il maestro Funakoshi però viene a mancare all'età di 88 anni. All'inaugurazione così di questa nuova palestra, la Tokyo Karate, al posto di Funakoshi prenderà la direzione del corso proprio il maestro Egami. Il corso è un successo incredibile, si iscrivono così tanti atleti che in breve tempo si supera la capienza della struttura. Si forma così un gruppo molto numeroso di praticanti, al quale viene dato il nome di Shiikai. La sua operazione allo stomaco però purtroppo non era stato in grado di eliminare del tutto la patologia del maestro e così, a circa un anno di distanza, il maestro Egami fu costretto ad una seconda operazione. E questa volta sì, questa seconda operazione fu un colpo tremendo. Fu un colpo tremendo perché il maestro era fiducioso di recuperare dalla sua prima operazione, magari non completamente, ma sicuramente avrebbe recuperato gran parte della sua forza. Ma adesso con questa nuova operazione gli fu fin da subito chiaro che difficilmente avrebbe potuto tornare in forze come lui avrebbe voluto. E qui la storia potrebbe tranquillamente finire con un grande maestro che aveva dedicato la sua vita al karate e che a un certo punto doveva arrendersi al destino, un uomo che non doveva avere niente da rimproverarsi per tutto quello che gli era capitato. Ma è qui che inizia la parte più interessante di questa storia, perché questa storia si trasforma nella storia di un uomo che tenta di aggirare le forze del suo destino, un uomo che sfida ogni legge della natura pur di continuare a praticare con efficienza l'arte marziale che ama. Si imbarca così nella ricerca di uno studio che non passasse necessariamente dall'addestramento fisico. Ma purtroppo però i problemi di salute per il maestro Egami non erano ancora finiti. Sembrava proprio che il destino si fosse accanito verso quest'uomo. Ma il destino non aveva considerato che questo era un uomo disposto a sfidare le leggi della natura. Dopo poco tempo dalla seconda operazione, durante un allenamento, a causa della sua estrema debolezza, il maestro ebbe un attacco cardiaco. I tentativi di rianimarlo dureranno per diversi minuti, ma purtroppo il maestro non si riprese. Fu dichiarato morto e immediatamente fu divulgata la triste notizia che il maestro Shigeru Egami era morto per un attacco cardiaco. Ma dopo 10 minuti avvenne una cosa incredibile. Il maestro letteralmente si risvegliò e questa è già di per sé una cosa incredibile. Ma la cosa ancora più incredibile fu che il maestro si risvegliò lucido e non riportò nessun danno permanente. Il maestro nel giro di poco tempo addirittura tornò allo studio della sua arte marziale, nel suo dojo. Tuttavia è vero che il maestro incredibilmente si era risvegliato da questo stato di morte apparente, tornò in dojo e riprese i suoi allenamenti, anche se piano piano, ma qualcosa dentro di lui era cambiato. Tutti se ne accorsero, il maestro in qualche modo aveva acquisito qualcosa da questa esperienza. Tutti si resero presto conto che il maestro aveva sviluppato una prontezza dei sensi molto più alta. Il maestro non aveva mai preso in considerazione di abbandonare il karate e di nuovo iniziò a chiedersi da dove poteva ripartire per continuare ad addestrarsi nel karate, anche dopo tutti i problemi di salute che lui aveva avuto. Ripartì così da numerosi esercizi di respirazione, dalla meditazione. Se non poteva avere molta forza fisica, avrebbe allenato la sua energia interiore. Come ho già detto prima, nel 1957 il suo maestro Gichin Funakoshi morì. Il maestro Egami era l'unico insieme a pochi altri ad occuparsi dei funerali del maestro. La maggior parte dei loro compagni avevano creato un'associazione parallela che spingeva il karate e tutti gli allievi verso le competizioni sportive, tralasciando lo studio del della via del karate.
Alcuni grandi maestri del tempo, come il maestro Hironishi, cercò di far ragionare l'uomo che, contro il volere dello stesso Funakoshi, aveva sportivizzato e reso un business il karate. E quest'uomo era il maestro Nakayama. Hironishi tentò di farlo ragionare, ma non ci fu niente da fare. Il gruppo, guidato da Nakayama, abbandonò la scuola Shotokan e nessuno di loro partecipò ai funerali del maestro Funakoshi. E così il maestro Egami si ritrovò debole da solo a gestire i funerali del suo maestro Funakoshi. Il suo maestro che tanto aveva fatto per tutti loro e che tanto aveva fatto per il karate, al quale in modo molto discutibile molti suoi vecchi compagni, allievi, istruttori avevano voltato le spalle. Tutti gli appunti e gli scritti di Funakoshi restarono però al maestro Egami, che di fatto era ed è il diretto erede del maestro Funakoshi. E questo dovrebbe far riflettere molte scuole di karate sportivo di oggi, che ogni sera fanno il saluto di rispetto al maestro Funakoshi, ma non conoscono il maestro Egami e si dilettano con il karate sportivo, che non ha niente a che vedere con il karate pensato e tramandato da Funakoshi. Il maestro Egami durante la sua pratica iniziò uno studio sul do, sulla via del karate, iniziò a chiedersi il perché di molte tecniche, iniziò a cercare di capire perché alcune tecniche venivano usate e praticate in quel modo, come si poteva sviluppare più consapevolezza della propria energia. E così, mentre la JKA portava avanti un karate oramai dilaniato dei suoi valori, la scuola Shotokan dello scomparso maestro Funakoshi, grazie al maestro Egami, affondava ancora di più le radici nella ricerca di una pratica marziale molto più sincera e profonda dell'arte. All'inizio degli anni 70 il maestro Egami, incredibilmente, grazie alla sua forza di volontà, aveva riacquisito molto della sua parte fisica e iniziò anche a viaggiare per portare il karate nel mondo e per approfondire lui stesso il suo studio del karate. Iniziarono così dei viaggi a Taiwan, in America e anche in Europa, e nel 1976 addirittura anche in Italia. Ho dedicato un video sulla gita del maestro in Italia, lo trovate sul canale. Nel 1976 il maestro finisce di scrivere il suo libro La via del karate. Lo studio del maestro Egami coinvolse numerosi maestri che passarono ad abbracciare questa filosofia e addirittura alcuni maestri che si erano uniti alla JKA, che si stava aprendo la strada al lato agonistico del karate, si pentirono della scelta fatta e tornarono al dojo del maestro Funakoshi e tornarono a praticare karate con il maestro Shigeru Egami. 8 gennaio 1981 però avviene quello che tutti non avrebbero mai voluto affrontare. Il maestro fu ricoverato d'urgenza, fu data la notizia a tutti i suoi allievi che corsero in ospedale, ma purtroppo il maestro Egami morirà in ospedale. Prima di andarsene il maestro riuscirà a parlare per l'ultima volta con diversi suoi allievi ed in particolare con il suo allievo Atsu Hiruma, al quale confiderà che la strada del karate adesso sarebbe stata affidata a loro, prima di chiudere gli occhi per sempre. Nel tempo vi ho raccontato storie di tantissimi maestri, ma la storia del maestro Shigeru Egami è la storia di un uomo devoto alla vera filosofia del karate. L'ultimo regalo del maestro Egami è questa opera che è stata rilasciata pochi anni fa, dove uno dei suoi allievi più bravi, il leggendario maestro Miyamoto, all'interno del dojo Shotokan esegue tutti i kata, e questo volume contiene anche il DVD con una registrazione video totalmente restaurata dove fanno vedere tutti i kata che la scuola Shotokan eseguiva all'interno del loro dojo. È un'opera che non si trova al di fuori del Giappone e sono riuscito a recuperarla solo grazie a Marco, un mio caro amico che vive in Giappone, e lo ringrazio ancora per questa cosa. Nel tempo vi ho raccontato storie di tantissimi maestri, ma la storia del maestro Shigeru Egami è la storia di un uomo devoto alla vera filosofia del karate, un uomo devoto alla ricerca interiore, della consapevolezza di se stessi e dell'accettazione del do come via, come stile e ragione di vita. Un uomo sorridente, solare, un uomo al quale non possiamo dire altro che grazie maestro per tutto quello che ha fatto per il karate e per tutti noi.